Eccoci qua, bentornati. Oggi siamo arrivati al numero 3 tutorial di Cubase, dove andremo sempre più nel profondo per farvi capire a piccoli passi, com'è nel nostro stile, tutto ciò che c'è da capire, tutto ciò che vi serve per questo software. Quindi Cubase, oggi andremo nel profondo dell'editing, cioè come comporre e scomporre la traccia, come metterla su più livelli e come adattarla al progetto e alle situazioni che a noi servono. Nello specifico parlo per i DJ e per i produttori, per fare remix, per fare mashup, per fare bootleg, tutto quello che ci serve per manipolarla, così per dirla in breve. Bene, andiamo a vedere subito la traccia. Eravamo rimasti a una traccia audio, una traccia instrument, quindi creiamoci anche una traccia instrument, tasto destro e via. Se non sapete come crearla potete guardare sopra qui il tutorial precedente, dovrebbe essere il 2 dove spiego traccia instrument, ma anche uno. In questo caso abbiamo messo un Alien Sonic, che è uno strumento interno di Cubase, un sintetizzatore. C'è da dire che Cubase, come tutti i programmi, arriva in vendita con alcuni strumenti interni suoi, e in questo caso Alien Sonic nella Standard Edition, quella che viene data nel Cubase Pro, è un sintetizzatore con un sacco di strumenti qua all'interno, quindi potete vedere, così facciamo anche un breve excursus. Vedete tastiere, chitarre, etniche, percussioni e tutto ciò che potrebbe servirvi. Quindi in questo caso noi prendiamoci un basso, eccolo qua, prima c'era un pad, chiamarlo basso, questo è, eccoci, questo è un basso. Ce lo spostiamo a sinistra dove voi non lo vedete, ma c'è un altro schermo. E qui abbiamo la nostra bella traccia. Cominciamo con l'editing. Avevamo visto forbici e cursore e snap, che erano le cose importanti per il taglio. Quindi editing saranno queste tre cose, il vostro zainetto da portarvi sempre dietro ogni volta che farete una produzione. Anzitutto allineare al progetto il BPM, in questo caso io l'ho già fatto, 125, ricordatevi che potete sempre spostare da qua. Tutto molto semplice, scritto nei precedenti tutorial, registrato nei precedenti tutorial. Quindi se io volessi scomporre questa traccia, potete benissimo vedere che andando avanti le battute corrispondono alla griglia, vedete? Alla misura 4, alla misura 5, alla misura 6, tutte le battute corrispondono. Assicurarci sempre che fino in fondo tutto sia precisamente inquadrato. In questo caso lo è. La traccia dura 100, la traccia è sempre dritta a 125 bpm, quindi corrisponde alla nostra griglia e al nostro progetto. Proviamo a tagliarla. Se io volessi prendermi questo groove qua di 4, 1, 2, 3, 4 battute, semplicemente col tasto destro taglio, col cursore, quindi potrei farla anche da qua senza stare a fare il tasto destro. Col cursore vado a prendermela e me la sposto. Se me la sposto, vedete, sulla traccia strumenti non me la fa andare ovviamente, ma se la posiziono su qualsiasi altro posto del sequencer, lui me la sposta. Me l'ha tolta di qui, poco importa, perché se io volessi, adesso torno indietro, come sempre CTRL Z, se io volessi mantenerla lì, la taglio e con il tasto Alt premuto me la copio e vedete che rimane anche su questa. Quindi in questo caso io metto in mute la traccia originale, ho questa traccia, ho questo loop, diciamo, di campioni e ritmica, che io duplicherò con CTRL D, come ricordatevi duplicare CTRL D o Command D per gli utenti Apple, e ho questo loop. Benissimo, primo loop e primo editing fatto. Se queste due tracce non volete vederle separate, oppure come nel caso precedente la avete cancellata, semplicemente trascinandola
il punto basso, vedete al quadratino basso, avrete zac, tutta la traccia di nuovo intera. Ecco qua. Adesso se io le apro tutte e due, sentite che si alza il volume perché si vanno a sommare. Quindi quando si fanno lavori di editing, prendere le parti e poi chiudere, mutare il canale. Se io volessi partire immediatamente da questo punto qua, semplicemente vado sul punto, sulla misura 9, vedete perché è importante che sia tagliata bene, che sia allineata al progetto, altrimenti qua io avrei una situazione del tipo con la battuta sfasata e non tornerebbe più. Mentre adesso riportiamola. Adesso io taglio da quando entrano questi strumenti. G e H, ricordatevi sempre per allargare e stringere il progetto, e mi prendo questa parte della traccia spostandomela sotto. Ecco qua. Adesso metto in mute, apro la traccia che la chiamerò edit, doppio clic e vedete che benissimo. Questa è una prima bozza grezza, diciamo, dell'editing delle tracce. È ovvio che poi andrete a metterci in mezzo delle cose per far legare le due parti, altrimenti così sarebbe un pochino grezzo, però già così ho sentito dei lavori peggiori in giro. Bene, ecco qua. Adesso la lasciamo scorrere un po', ci troviamo un punto. Ecco qua, magari ci può sembrare troppo lunga, la tagliamo. Adesso possiamo farlo anche su questa traccia, l'editing, lasciando stare questa. E andiamo a tagliare. Ecco, andiamo a tagliare dove entra la seconda parte. Cosa succede? Che tutta questa parte qui io l'ho tagliata da qui a qua. Col cursore la seleziono, tasto cancio oppure gomma e via, poi ritorno al cursore ed avvicino queste due parti. Vedete che le due parti si attraggono perché è selezionato lo snap dell'agganciamento a 1/16, perché lo snap in questo caso è usato con il valore di quantizzazione. Quindi la quantizzazione, poi magari faremo anche un tutorial nello specifico, la quantizzazione, per chi sa già cos'è, va in ottave in questo caso, e quindi si avvicina di un ottavo, prima di un sedicesimo, adesso di un ottavo, e come vedete è magnetico. Se io togliessi lo snap, questo sarebbe, no, non si attraggono più, non si vogliano più bene, però nel nostro caso ci serve che siano esattamente precise. Ed sentite il risultato. Ok, quindi ci siamo tagliati la nostra traccia, abbiamo fatto un editing della traccia. Ecco, se volessimo fare una sorta di sovrapposizione, una sorta di remix al volo con lo strumento, basterebbe selezionare le due note, che in questo caso sono queste due, che sono esattamente un La ed un Re, quindi un A e un D, e suonarcele sopra. Come si fa a suonarcele sopra? Anzitutto prendere il click della traccia, far suonare solo quella, e una volta che abbiamo selezionato la traccia, adesso io sto facendo questa prova qua, attivo il click con la barra spaziatrice, posso anche tornare all'inizio e me la registro. Torno all'inizio con la barra e inizio a provare sopra per andare a tempo, cioè ok,
Se avete sentito un po' di sfasamento è normale, perché ho una latenza, come avete visto, altissima per i tutorial. Con questa scheda virtuale dei tutorial, ovviamente con le schede normali avrete una latenza molto più bassa, quindi il suono arriverà direttamente. Però quello che ci serviva è fare andare la traccia a tempo sull'edit. Proviamo con la musica, quindi click e musica di sottofondo. Benissimo, abbiamo fatto una linea di basso molto semplice che segue la ritmica, la base che abbiamo messo sotto con il click. È importante, come ho già detto negli altri tutorial, che tutto sia esattamente a tempo. Per oggi mi fermerei qua perché abbiamo già fatto molto, abbiamo scomposto la traccia e ci siamo andati sopra con lo strumento. Nella prossima vi insegnerò a registrare, a come registrare il tutto ciò che abbiamo fatto e a metterlo insieme. Bene, vi ricordo anche che per tutti coloro a cui piace questo canale possono interagire mettendo dei commenti qua sotto e lasciando le vostre informazioni, i vostri dubbi, anche le vostre aggiunte a quello che ho detto io, o se ci sono degli errori segnallatemelo, che a me fa piacere, insomma, vedere che siete lì. Inoltre vi ricordo la pagina facebook.com/corsi per DJ e producer, mettete un like anche qua, e il sito ufficiale corsidjeproducer.com, dove potrete contattarmi ed avere lezioni private eventualmente se vorrete approfondire il tutto anche online. Mi rimane solo da dirvi la pagina YouTube che conoscerete se siete qua, SOS4DJ, alla quale potete mettere un like se vi è piaciuto il video in questione, se vi è stato utile, e iscrivervi e attivare la campanella per avere tutte le notifiche del caso. Bene, ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao da Claude, SOS4DJ.